A Chambéry certe notti sembrano sospese nel tempo, e in uno di quei vicoli dove il silenzio sa custodire i segreti, qualcuno tradì, ma non solo il cuore di un altro. Tradì una parte di sé che non avrebbe mai più ritrovato. E in quella stanza 203, con la moquette rossa e l'orologio fermo alle 3:17, Isabelle tradì tutto. La sua città, suo marito, se stessa. Notti in cui le ombre ti sussurrano all'orecchio le domande che non avresti mai voluto farti. Quanto costa un tradimento? Quanto costa davvero, quando l'inganno non è più un segreto ma una lama che squarcia la tua vita? L'aria era fredda e malinconica, come tutto in Savoia. Vicoli stretti, i caffè ancora accesi, ma vuoti, come certi cuori. A Chambéry le cose non accadono per caso. La passione ha il sapore del rimpianto, e il silenzio sa custodire i segreti. Quella notte qualcosa si spezzò, o forse si rivelò. La casa dei Morel era come tante altre, facciata ordinata, un piccolo giardino curato. Da fuori nessuno avrebbe mai immaginato cosa si celava dietro quelle pareti. Jean Morel, ingegnere, precisione, rigore, un uomo abituato a calcolare tutto, tranne l'imprevedibile. Isabelle, la moglie, un sorriso gentile, troppo gentile forse, quel genere di sorriso che può celare un segreto. Claire, la figlia adolescente, silenziosa, occhi grandi che vedevano tutto e tacevano. La pioggia scivola sui vetri, la casa è immersa nel buio, salvo una piccola lampada accesa accanto al divano. Jean è lì, immobile. Aspetta, è tardi. Le 11:30. E no, non è la prima volta. Non è la prima volta che Jean resta sveglio ad aspettare. Non è la prima volta che il silenzio della casa pesa come un macigno. La chiave gira nella serratura. La porta si apre piano. I passi di Isabelle, incerti, esitanti. Il rumore dei tacchi sul parquet. Lui non si muove, non subito. Ma quando la vede, la voce gli esce, bassa, quasi rotta. Jean, senza guardarla. È tardi, di nuovo. Dove sei stata? Isabelle si blocca sulla soglia. Inspira piano, quasi temendo che persino il suo respiro possa tradirla. Non lo guarda. Si stringe dal gelo di quella domanda che pende nell'aria. Forse, in quell'attimo sospeso, sta cercando una risposta più allegra. Una frase che possa addolcire il peso delle sue colpe. Un racconto che cancelli il dubbio dagli occhi di Jean. Ma le parole giuste non arrivano. E allora sceglie la più semplice, la più prevedibile, la più vuota. La riunione si è allungata. Jean la osserva in silenzio. Un silenzio che è più doloroso di qualsiasi urlo. Perché in quel silenzio c'è tutto ciò che lui ormai sa. E tutto ciò che lei non ha il coraggio di confessare. In fondo, quanto può durare un gioco simile? Quanto a lungo si può rimandare la verità, quando ogni parola detta è una lama e ogni parola taciuta è un colpo al cuore? E in quanti, là fuori, stanno vivendo questo stesso momento? Quanti sperano che un sorriso, una scusa, un gesto lieve bastino a salvare ciò che ormai è perduto? Il ticchettio dell'orologio continua. La pioggia batte più forte. L'abisso tra i due si fa più largo. Jean fa un passo verso di lei. La osserva. Jean, più amaro che arrabbiato. Sempre più spesso, sempre più lunga. Le riunioni, i ritardi, le scuse. Isabelle prova un sorriso stanco, finto, come un sipario che crolla. Gli occhi le brillano, ma non è luce, è paura, è vergogna. Jean, ti prego, non ricominciamo. Come se volesse tagliare corto, mettere fine a un discorso che, in fondo, non conviene a nessuno dei due. Perché sanno entrambi dove porta. Perché sanno entrambi che oltre quel muro ci sono solo l'amarezza e tutte le verità taciute. Ma in fondo lo sa, è già troppo tardi. O sta solo guadagnando tempo, illudendosi che domani sarà un giorno diverso, che il castello costruito sulle bugie non crollerà. Ma le bugie hanno un prezzo, sempre. Jean la guarda. Non parla, perché non c'è più niente da dire. Le parole ora sono solo detriti in un mare in tempesta. Jean resta immobile. I suoi occhi la fissano, ma non con rabbia, con quella stanchezza profonda di chi vede la verità e non può più voltarsi dall'altra parte. Non è lui a ricominciare, sono le bugie che continuano. Sono le notti come questa che scavano e lasciano voragini. E non sono solo loro. Quante coppie, quante famiglie vivono così? Quanti uomini e quante donne si aggrappano a una normalità che esiste solo nella loro illusione? Quante vite sembrano intatte, finché un giorno tutto crolla. In un equilibrio precario, fatto di silenzi che pesano come macigni, di scuse sussurrate, sempre uguali, sempre più vuote, credendo, illudendosi, che basta non guardarlo, il baratro, che basta voltarsi dall'altra parte per non finirci dentro. E allora si ripetono la stessa bugia, notte dopo notte. Domani passa, domani sarà diverso, ma il domani è sempre lo stesso, più freddo, più distante, più vuoto. Si dicono che va tutto bene, si convincono che domani sarà diverso, ma il domani è solo un altro giorno di menzogne, di sguardi evitati, di carezze mancate. E intanto, là fuori, quante altre famiglie, quante altre coppie vivono questa stessa illusione? Lo chiamano tradimento. Ma non è solo un bacio rubato, non è solo un letto sbagliato, è molto di più. È tutto ciò che viene prima, le sere finte, i va tutto bene, sussurrati solo per non litigare. È quell'amore mio, detto mentre si pensa a un altro. È ogni scusa per il ritardo che puzza di bugia, puzza. Il tradimento non inizia nel corpo, inizia nella mente, nell'anima. Inizia quando smetti di cercare lo sguardo di chi hai accanto, quando le mani si sfiorano, ma non si stringono più. E poi viene la fine. Quella che non fa rumore, quella che ti lascia sveglio alle 3 del mattino a fissare il soffitto, a chiederti quando ho smesso di essere felice.
E a risponderti: da tanto. Ma faceva paura ammetterlo. Sai qual è la verità? A volte non si ama più. E si resta. Si resta per paura, per abitudine, perché ci sono i figli, perché è più facile mentire che rompere tutto. E dietro ogni frase detta al volo, come un'abitudine stanca, dietro ogni messaggio frettoloso, ogni ti voglio bene mandato quasi per dovere, ci sono le crepe, ci sono i segreti, ci sono gli amanti. Thomas era il collega che non avrebbe mai dovuto essere altro. Ma d'altronde, quante storie iniziano così? Un messaggio dopo l'altro, un incontro rubato, un bicchiere di vino che scioglie i freni. C'è sempre un amico, un confidente, che a poco smette di essere solo questo. L'amico che ascolta, l'amico che consola, l'amico che diventa amante. E tutto sembra naturale, giustificabile. Perché in fondo Isabelle se lo ripete ogni giorno. Jean non mi guarda più. Jean non mi ascolta più. Jean è solo una presenza muta accanto a me. Ma la verità è che quel confine lo ha scelto lei di attraversarlo. E ora è prigioniera. Prigioniera delle sue stesse scelte. L'auto è ferma sotto un vecchio lampione tremolante. Dentro 2 ombre, 2 respiri spezzati, 2 destini che sanno di essere già oltre il limite. E in quella notte, quanti altri segreti restano imprigionati in auto ferme? Quanti amanti sussurrano le stesse promesse? Quanti cuori si illudono che domani sarà diverso? Quando domani non cambia mai? Lascialo. Vieni via con me. Lo sai che non lo ami più. Sussurra dolcemente Thomas. Isabelle distoglie lo sguardo. Fuori dal finestrino solo il buio. Dentro di sé solo confusione. Isabelle risponde con un filo di voce, quasi un lamento. Non è così semplice. Nostra figlia, Claire. Il nome resta sospeso nell'aria, come un rimprovero, come un ostacolo insormontabile. Thomas avvicinandosi appena, la sua voce persuasiva, come una promessa proibita. Claire capirà che meriti di essere felice. Lei piange. Non posso distruggere tutto. Lui insiste. Adesso o mai più. Isabelle chiude gli occhi un istante, come per scappare, come per non vedere il volto dell'uomo che la sta trascinando oltre il confine, come per non vedere se stessa. L'auto resta ferma. Isabelle apre la portiera, esce senza dire una parola. Thomas resta lì, solo, con il peso delle scelte non fatte. Come un pensiero che nessuno osa dire ad alta voce. Ma davvero? Davvero capiscono i figli? O restano a guardare, immobili, mentre tutto crolla? Fingono di non sentire le urla soffocate dietro le porte chiuse. Fingono di non vedere gli sguardi vuoti a tavola, le mani che non si cercano più, i baci che non arrivano più. Ma i figli capiscono. Sempre. Anche quando fanno finta di dormire. Anche quando poi arriva quel giorno. Quel giorno in cui aprono davvero gli occhi. E capiscono che l'amore, quello vero, forse non l'hanno mai visto. I figli vedono. E ricordano. Sempre. O sorridono per non ferire. Anche quando sembrano distratti. Ma poi arriva quella notte. Quella notte in cui qualcosa si spezza. Qualcosa si muove nel verso sbagliato. E non c'è più modo di tornare indietro. Non è un grido, non è uno schiaffo. Non è un addio urlato nella notte. È peggio. È un silenzio diverso. Un silenzio che pesa, che fa paura. Un silenzio in cui Isabelle rientra, ma Jean non è più sul divano ad aspettarla. La porta si apre. Isabelle entra. La casa è immersa nel buio. Il ticchettio dell'orologio si è fermato. O forse è lei che non lo sente più. Chiama. Sussurra il suo nome. Ma Jean non risponde. Jean, sei qui? Nessuna risposta. Solo il vento che scuote le finestre. Poi un rumore. Un tonfo sordo, proveniente dal piano di sopra. Quella notte qualcosa è cambiato. Quella notte il gioco delle menzogne è finito. Quel punto di non ritorno in cui il segreto diventa rovina. In cui le crepe si aprono e inghiottono tutto. Amore, rimpianti, illusioni. Per un attimo, lo specchio riflette un volto che Isabelle non riconosce più. Il suo. Domani non sarà diverso. Domani non esiste più. Dov'è lui adesso? Perché non mi aspetta più? Perché non mi chiede dove sono stata, con chi? Perché? Forse ha smesso di amarmi. Isabelle sale lentamente le scale. Ogni gradino sembra scricchiolare più del precedente. Ogni passo la allontana da ciò che era, da chi fingeva di essere, e da una vita che ormai non esiste più. Aprì la porta. E il mondo si spezzò. Lì dentro c'è qualcosa. O qualcuno. La maniglia è fredda. Gira. La porta si apre piano. Il letto è vuoto. Solo una camicia appoggiata sulla sedia. Solo una lettera sul comodino. Piega netta. Nessun nome. Nessuna data. Solo una calligrafia familiare. Troppo familiare. Le mani tremano quando la apre. Le parole poche, taglienti. Ho aspettato. Poi ho smesso di farlo. Non chiedermi dove. Non chiedermi perché. Tu sai tutto. E io ho capito abbastanza. Isabelle resta lì. Ferma. Non piange. Non urla. Il dolore ha smesso di fare rumore. Ascoltami, Jean. Possiamo parlarne. Ti prego. Ma la casa non risponde. Nessuna voce. Nessun passo. Solo il rumore lento del proprio cuore. Poi ancora legge la lettera. La rilegge. Le stesse parole. Lo stesso silenzio. E capisce. O forse no, non c'è più niente da dire. Perché quando si smette di chiedere, si è già detto tutto. Ti prego, Jean, diciamo qualcosa, anche solo una parola, anche solo un insulto, un rimprovero, un grido. Ma tu non chiedi, non urli, non aspetti più. Le sue parole cadono a terra, come un addio sussurrato troppo tardi. Inascoltate, inutili. Tremano nell'aria, ma non arrivano più a nessuno. Non è il silenzio che fa più male. Forse è questo il vero addio, quando l'altro smette persino di volere una spiegazione. La casa, ora, le sembra estranea.
Ogni oggetto ha il sapore della finzione. Ogni fotografia è una bugia incorniciata. Ogni abbraccio, un'illusione andata a male. Nel silenzio, si siede sul letto. E per la prima volta in anni, ascolta. Non Jean. Non il passato. Ascolta il vuoto. Quello che ha lasciato crescere dentro. Perché l'infedeltà non è solo un corpo che tradisce. È un'anima che smette di combattere. È il giorno in cui si smette di scegliere chi si ama. E si comincia a scegliere chi si finge. Fuori, Chambéry dorme. Ma per Isabelle è solo l'inizio dell'insonnia. Uscì nella pioggia. Camminò. Ore. Forse cercava un senso. Forse cercava solo di svegliarsi da quell'incubo. Ma l'incubo era reale. Non doveva finire così, si ripeté Isabelle. Ancora, ancora. Come se le parole potessero cambiare la fine. Come se bastasse dirlo ad alta voce per tornare indietro. Ma non c'è ritorno, non più. E poi, davvero? Come doveva finire Isabelle? Con un perdono fasullo? Con due corpi che si sfiorano ma non si toccano più? No. Non c'erano uscite, non c'erano vincitori, solo superstiti. Perché quando si mente troppo a lungo, quando si ama a metà, quando si tradisce nel cuore prima ancora che nel corpo, alla fine si perde comunque. E lei lo sa ora, lo sapeva anche prima. E ora quella casa è vuota, le finestre chiuse, il giardino invaso dalle erbacce, ma dentro quelle mura i segreti non muoiono. E tu che ascolti questa storia, pensi davvero che le bugie si possano seppellire? Pensi che basti fingere, sorridere a tavola e la normalità tornerà? No, le scelte sbagliate non spariscono, restano lì, come mine pronte a esplodere. E il prezzo arriva sempre. E allora ti chiedi, cosa hai salvato? Cosa hai distrutto? E chi sei diventato? Non ci sono vincitori, in una storia così. Solo persone che avrebbero potuto amarsi di più, o lasciarsi prima, con dignità, con rispetto. Invece hanno scelto il silenzio, e nel silenzio si sono persi per sempre.